L'arte monumentale detta Haida è opera dei nativi americani provenienti da Haida Gwaii, nella provincia canadese della Columbia Britannica. Il palo della Casa delle Stelle, in origine posto di fronte a un'abitazione, fu commissionato da Anetlas, capo della tribù dell'Aquila Kuwas, per un potluck, una cerimonia pubblica indetta per salutare l'adozione di una ragazza. Storicamente il palo serviva da ingresso alla casa, con una porta circolare ricavata intorno alla figura nella parte inferiore. Tutte le immagini del palo si riferiscono alla vita di Anetlas e della moglie e ai privilegi connessi al loro status sociale. Il significato di ogni immagine era noto grazie a storie trasmesse oralmente. Le figure venivano viste dal basso verso l'alto e, diversamente da ciò che si potrebbe immaginare, sui pali Haida la figura inferiore è in genere la più importante. L'artista scolpì il palo su un cedro rosso vecchio quasi 600 anni. La ricerca del tipo giusto di albero richiedeva non poco tempo. Una volta abbattuto l'albero veniva diviso a metà dall'alto, svuotato della parte posteriore e quindi trasportato al villaggio. L'intaglio veniva eseguito con strumenti di ferro. I copricapi dei guardiani sulla sommità del palo ostentano i loro skill che documentano il numero di potluck celebrati dal proprietario del palo. La figura centrale rappresenta Anetlas e in origine doveva avere 9 anelli, solo 4 sono giunti fino a noi. L'orso, qui raffigurato, ha in bocca una rana e sotto di lui è steso un cucciolo. La rana e l'orso sono simboli che compaiono di frequente su questi pali. Le rane si riconoscono facilmente dalla bocca senza denti, dalla posizione accovacciata e dal muso rivolto verso il basso. L'orso grizzly scopre i denti aguzzi con cui stringe una preda umana. L'assenza dei piercing al di sotto del labbro inferiore indica il sesso maschile della figura. Secondo i primi resoconti, questa sezione del palo raffigurava la storia di un orso maschio vendicato di un cacciatore che gli aveva portato via la compagna. Oggi gli Haida ritengono che si tratti di una giovane donna rapita dagli orsi, condotta nel loro villaggio e unitasi a un animale dà alla luce esseri ibridi. Il gigantesco corvo ai piedi del palo rappresenta forse un cimiero posseduto da Anetlas. Il suo clan godeva del diritto esclusivo ad avere il corvo come uno dei propri cimieri. La figura umana racchiusa tra le ali dell'uccello è un maschio. Egli afferra quello che gli Aido odierni ritengono un mammifero marino. Sebbene la base del palo ora poggi su un piedistallo nella sua collocazione originaria, esso era conficcato nel terreno per almeno 2,5 metri. La pittura di questo palo è conforme allo stile classico Haida. Il nero serve a enfatizzare gli elementi figurativi più salienti come il becco del corvo. Il rosso è usato per parti secondarie come labbra e narici. Il blu e il verde sottolineano aree quali la cavità degli occhi. La vernice originaria doveva essere il prodotto di tinte naturali ridotte in polvere e mescolate con uova di pesce. Il palo rimase di fronte alla casa di Anetlas a Old Musset finché non fu venduto e spedito in Inghilterra nel 1901. A Haida Gwaii le tribù ancora esistenti continuano a scolpire e innalzare pali di questo tipo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!